tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la round bag che avete già visto nelle immagini di copertina. Prima di passare all'occorrente al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio i link in descrizione. Per realizzare questo progetto mi sono munita di un uncinetto numero 3,5 e della juta gialla, in questo caso, di Casa Tessiland, uno scampolo di stoffa, naturalmente in pallet che ve lo dico a fare, ago e filo, una coppia di manici e delle borchiettine. Vediamo che cosa salta fuori e siamo pronti per iniziare. Naturalmente muniamoci anche di ago e filo per andare ad incorporare la nostra fodera. Il progetto di oggi sarà molto semplice da realizzare proprio per consentire anche a chi ha le prime armi di avere in poco tempo e con poca fatica una borsa perfetta per l'estate e sicuramente d'effetto. Iniziamo con un cerchio magico o con le classiche 4 catenelle chiuse in cerchio e realizziamo 3 catenelle all'interno dello stesso e realizziamo altre 11 maglie alte per un totale di 12, in quanto la 12ª è costituita dalle 3 catenelle iniziali. Chiudiamo il nostro cerchio con una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio. È proprio qui che poi posizioneremo la nostra borchia. Comunque cominciamo con la classica lavorazione del cerchio e ci alziamo con 3 catenelle o, come consuetudine nel mio caso, 2 maglie basse una sull'altra e iniziamo il nostro giro di aumenti, quindi in ogni maglia dovremo realizzare 2 maglie alte per tutto il giro. Una volta concluso il giro di aumenti, dovremo iniziare la classica lavorazione del cerchio. Quindi cominceremo con i nostri giri realizzando una maglia alta e un aumento, nel giro successivo 2 maglie alte e un aumento, nel giro ancora successivo 3 maglie alte e un aumento, fino a raggiungere l'ampiezza che desideriamo per la nostra borsa. Non ci sono regole, quindi vi dirò quanto sono arrivata io ad ingrandire il cerchio, ma voi potete naturalmente realizzarlo come preferite. Il mio cerchio è di 22 centimetri. Ho già apposto la borchiettina, ma è un fermacampione sostanzialmente, quindi basterà inserirlo all'interno del cerchio e girare le 2 alettine e siamo a posto. Dobbiamo naturalmente strutturare 2 pannelli identici, quindi una volta fatto il primo realizzeremo anche il secondo. Un altro passaggio importante che dovremo fare sarà foderare. Io ho già foderato e vi lascio in sovraimpressione il link per foderare perfettamente i nostri pannelli. Il link è correlato ad un video di borsa su rete, ma essendo un pannello, in ogni caso la tecnica è assolutamente la stessa, non c'è alcuna differenza. I miei 2 pannelli sono pronti. Ora realizziamo questa linguetta che ci servirà poi per chiudere la borsa in questo modo. Ovviamente muniamoci anche poi del bottoncino giusto. Realizzeremo la nostra linguetta strutturando un pannello molto semplice di maglie alte. Realizzo nel mio caso 5-7 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella quarta dallo stesso e rientro a maglia alta. Volto il lavoro e con 3 catenelle o con una maglia bassa sull'altra prendendo la costina più lontana dall'uncinetto continuo il mio pannello fino a raggiungere un'altezza che mi consenta, una volta poi cuciti i 2 pannelli, di andare a abbracciarli. Nel mio caso è lunga 9 cm e poi ho realizzato un giro di maglia bassa perimetrale con 3 maglie basse in ogni angolo. A questo punto dobbiamo incorporare il pannello all'altro. Per poterlo fare io ho già attaccato in un punto qualsiasi del mio cerchio naturalmente la piccola patellina e quindi da qui prendo l'orientamento e con un'equidistanza di punti dal punto centrale che ho stabilito vado a inserire i miei 2 marker per avere un'apertura simmetrica. Prendo il secondo pannello, lo metto al di sotto con il dritto verso di me e accorpo la mia borsa. Prendo il primo marker, lo collego ad un qualsiasi punto
della lavorazione e da qui, in questo caso i miei sono 26 punti, conto 26 compreso il punto che ho marcato. Ecco il 26esimo punto, faccio combaciare in questo modo i due lembi. Ora ho la perfetta chiusura della mia borsa con la mia bella cucitura, prendendo le costine interne di ogni punto, realizzo una maglia bassissima e una catenella. Punto successivo, prendo sempre le costine interne, maglia bassissima e catenella. Continuo per tutto quanto il giro fermandomi naturalmente al marker. E potevo io non portarmi avanti e quindi che cosa ho fatto? Ho cucito, ho rivoltato il lavoro creando appunto questo spessore grazie alla catenella che lascio di separazione nella cucitura e adesso mi trovo a chiudere la mia borsa, quindi applico il bottoncino semplicemente facendo passare la raffia attraverso le alette, incorporo la parte sottostante, quindi questa l'attacco, simulo una chiusura e capisco dove voglio andare a inserire la parte posteriore. Una volta fatto questo, collego appunto con l'ago e il filo il mio bottone ed il gioco è fatto. In ultimo applico il manico sempre lungo il piccolo spessore che ho creato con ago e filato di lavorazione. Ora mi regolo più o meno su dove sono andata da un lato e replico dall'altro la mia cucitura. Ed ora che ho incorporato anche la seconda parte del manico, posso dire terminato il progetto. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io lo trovo molto interessante. Lavorare l'aiuta è stato un po' arduo, devo dire la verità, ma ne parleremo nella recensione. E il modello di questa borsa, devo dire, lo trovo accattivante, sicuramente molto comodo. Ho voluto cambiare la solita tracolle, quindi ho usato questo manico che trovo sia interessantissimo anche dal punto di vista cromatico e di materiali. Abbinare l'aiuta al cuoio senz'altro fa un effetto molto particolare. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se vi piace, se pensate di replicarla. Io vi aspetto naturalmente nei commenti, vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione e vi do appuntamento al prossimo tutorial.